Mi chiamo Giovanni Fantuzzi e ho la grande fortuna, ho avuto il grande privilegio di vivere una magnifica avventura, ovvero di fare il pilota militare, il pilota sperimentatore in aeronautica militare. Come mai ho scelto di intraprendere questa magnifica avventura? Io non sono figlio d'arte, nella mia famiglia, io sono nato e cresciuto a Torino, nessuno aveva fatto il militare se non mio papà durante la guerra, ma ho da molto giovane, da giovanissimo, sviluppato un amore per la terza dimensione, l'amore per il volo. Quindi io inizialmente mi sono avvicinato a questa carriera esclusivamente perché sentivo una gran pulsione verso il volare. E questo mi ha guidato sicuramente nella prima parte della mia avventura, della mia carriera. Se siete d'accordo, userei alcune slide giusto per far vedere alcune immagini e per guidarmi attraverso quelli che sono stati 44 anni di servizio alla nostra Italia. Come vi dicevo, il sogno nasce presto, nasce intorno ai 10 anni con il modellismo statico, perché ero attratto dai modellini, toccarli, costruirli. Poi mio padre mi porta in quel di Caselle nel 1972, quindi avevo 14 anni, dove allora c'era la Fiat Aviazione e facevano una specie di mostra aeronautica, air show, e vedo questa cosa bellissima che è l'F-104. Lo tocco, come vedete, per le prime volte ed è stato amore a prima vista. Ancora oggi, se parlate con mia moglie, l'unica cosa di cui mia moglie è gelosa è l'F-104, perché davvero mi ha portato, mi ha preso dentro e mi ha guidato nei primi anni anche complessi, difficili, il sogno che avevo sviluppato proprio qui. Ho visto anche altre cose, ma ho capito subito che quella di prima era quella che mi interessava, e lo dico con grande rispetto ovviamente dei colleghi che volano alto. Quindi cosa faccio? Dopo le medie decido di fare l'istituto tecnico aeronautico, che a Torino in quegli anni era all'inizio. Infatti faccio prima l'Avogadro, che era un istituto tecnico della Fiat, diciamo, che preparava i tecnici per l'industria dell'automotive, e poi invece è nato, noi eravamo al terzo anno, il Carlo Grassi, che ancora oggi è un istituto tecnico aeronautico di grande prestigio, dove tra l'altro, essendo un ex alunno, mi onorano di andare ogni anno a fare una conferenza ai ragazzi, ed è sempre bellissimo. L'istituto tecnico mi ha sicuramente dato una formazione scientifica importante, ma in quegli anni io e un caro amico di cui parlerò dopo ci siamo concentrati già allora a prepararci per entrare in aeronautica, perché il nostro sogno era quello. Provenivamo da famiglie non abbienti, quindi non avevamo possibilità di prendere il brevetto civilmente, di volare civilmente, e abbiamo capito subito che la strada era quella, anche se non sapevamo nulla di che cos'era un ufficiale dell'aeronautica, eravamo digiuni di quello. Come ho detto prima, il volo era il traino. Facciamo il concorso e riusciamo ad entrare in aeronautica militare. Settembre 77, impauriti, lasciamo Torino, e con un treno che allora ci metteva 12 ore ad arrivare a Napoli, arriviamo in quel di Pozzuoli, dove impattiamo ovviamente con la disciplina di un'accademia militare, ma siamo estasiati, contentissimi, perché entriamo a far parte del corso Turbine Terzo. Sapete che i nomi dell'accademia sono mitologici, dall'aquila allo zodiaco, e lì impariamo tante cose, preoccupati che avevamo colleghi cadetti che sapevano tutto dell'aeronautica, noi non sapevamo nulla, io soprattutto non sapevo nulla, però poi l'aeronautica ci ha fatto vedere che se ti impegni e se raggiungi i risultati, la strada la fai tu, non la fanno le conoscenze. Volo inizia questa avventura fantastica, inizia con un aeroplano che
nel 77 era nuovissimo, perché arrivò in aeronautica nel 76 col corso Sparviero. Noi siamo stati il secondo corso a fare la selezione al volo sull'SF 260, che vedete nella slide. Un aeroplano completamente acrobatico, devo dire da sperimentatore complicato, forse un pochino troppo complesso per la selezione iniziale, ma sicuramente molto piacevole, quindi completamente acrobatico, quindi si faceva tutto il programma acrobatico, viti, eccetera, eccetera, e finalmente alla 18ª missione c'era il decollo, non senza grande fatica. Pensate che il mio corso subì una selezione del 68% a Latina, no? Che non ha nessun senso, tra l'altro, adesso che sono chi sono posso dirlo, però abbiamo sicuramente perso ottimi piloti, ottimi ufficiali, perché il sistema selettivo non era perfezionato. Oggi ovviamente è molto, da quelle esperienze l'aeronautica ha costruito un sistema veramente moderno che molti ci invidiano. Purtroppo in accademia non c'è solo il volo, ma c'è anche tanto studio, ecco, e qui, se mi permettete, vi vorrei far vedere il ragazzo che è qui di fianco a me, che è il mio compagno di scuola di Torino, il mio grande amico John Miglio, che purtroppo nell'85 cadde con le frecce tricolori in un volo di addestramento, e quindi, se mi permettete, il mio pensiero a lui è sempre presente, e questo spero vi faccia capire come i piloti sono non solo una categoria, sono una famiglia, sono legati profondamente da questo amore per il volo e per l'amore fra noi stessi. Latina, ci torniamo, i nostri istruttori venivano da Galatina, da Lecce, con i T6, allora ancora, no? Il Texan T6, che oggi sembra un pezzo da museo, invece allora volava ancora, erano forse gli ultimi anni. In accademia sono stato fortunato, mi sono dato da fare, ma sono risultato il primo del corso tutti e 3 gli anni, ma alla fine del primo anno, essendo il primo del corso, mi viene data un'opportunità fantastica di volare un jet, e quindi alla fine dell'anno volo sull'MB 339, che era ancora prototipico, e Macchi, perché era aeronautica Macchi allora ovviamente, stava cominciando a far vedere all'aeronautica militare, perché infatti poi venne acquisito. Volai tra l'altro con un grandissimo pilota, che è anche un mio padrino. Sapete che le generazioni dei corsi si legano come padrini. Un grande comandante del Turbine Secondo, noi siamo Turbine Terzo, che era Riccardo Durione. Mi fa piacere ricordare anche lui, è stato capo collaboratore di Armacchi, un pilota sperimentatore ovviamente del reparto sperimentale volo, un mio grande amico che purtroppo è mancato pochi giorni fa, quindi anche a lui un grande pensiero. Vola alto Riccardo, cieli blu. Questo è un momento per me importante, vi vorrei far capire che qui si solidifica l'amore per il volo, capisco che è quello che voglio fare davvero, ecco, e quindi mi aiuta a sopportare lo stress, le difficoltà degli anni d'accademia, dove di volo ce n'è poco, di studio e disciplina ce n'è tanta. Arrivo però in fondo e finalmente giuro da sottotenente, e saluto il comandante dell'accademia felicissimo, perché il mio corso, come diversi corsi delle nostre classi, ha avuto una grandissima fortuna, tra virgolette, nel profilo addestrativo, perché veniamo mandati nella quasi totalità negli Stati Uniti d'America a frequentare l'UPT, Undergraduate Pilot Training, e io ho la fortuna di essere assegnato alla scuola di Williams in Arizona, vicino Phoenix, e spero capiate come nel 1981 l'Arizona fosse lontana dall'Italia, sia fisicamente ma anche come attività. Oggi in America trovi tutto quello che trovi in Italia e viceversa. Allora non era così, no? Era proprio un cambio di stile di vita, e troviamo però anche questa organizzazione fantastica, aeroplani a non finire, di efficienza non c'era problema perché c'erano sempre aeroplani, e quindi veniamo veramente attratti da questa grande organizzazione. Entro a far parte di questa classe
8206, ovvero che avrebbe preso il brevetto di pilota militare nel giugno del 1982. Primo aeroplano, il T-37, il Tweet, che è anche soprannominato un trasformatore di cherosene in rumore, perché non vola veloce, non vola alto, non è pressurizzato, allora era già vecchio, però ovviamente ci espone alla maschera e al volo a reazione, ecco che noi avevamo volato solo il 260, a parte per me quel singolo volo sul 339 dove peraltro non avevo capito assolutamente nulla ovviamente. Ecco. Qui cominciamo a volare informazione, a fare instrument, a fare contact, ovvero la condotta basica UFR, ed è stato propedeutico. Tra l'altro questo è side by side che permette quindi all'istruttore di esserti molto vicino. Bellissime esperienze, tempo meteorologico in Arizona fantastico, finiamo il T-37 e andiamo invece a una grande macchina, al T-38, al Talon. T-38 che è il cugino piccolo dell'F-5 per capirci, ma è un velivolo supersonico con due J-85 in tandem, e anche questo forse un pelino più complicato di quanto dovrebbe essere un velivolo per quella fase dell'addestramento. Oggi, ecco, se lo paragono oggi in aeronautica si vola il T-346, che è un aeroplano molto performante, ma sicuramente dal punto di vista di condotta più facile di questo, che per esempio aveva un bel buffet in virata base al cui dovevi stare parecchio attento, ecco, e per un giovane pilota, non ancora neanche pilota militare, non era semplice, però affascinante, ecco. Vi posso raccontare nel primo notturno da soli, in solista, ovviamente tra i colleghi student pilot ci siamo messi d'accordo che alle ore X tutti quanti davamo la post combustione, la B, e quindi la zona che in America all'epoca facevano le pie in the sky, no? Ovvero facevano delle fette di torte da un tacan, no? E ognuno aveva la sua fettina dove doveva fare le sue cose. Si sono viste queste decine di post combustori accendere e noi tutti contenti, ecco, è stata ancora, come capite, me lo ricordo benissimo adesso dopo tanti anni. La formazione era un aspetto importante sia in 2 che in 4, c'era anche un esame e quindi qui abbiamo cominciato a diventare piloti militari, ecco, a capire che non solo volare, ma volare insieme per fare una missione. Anche qui, grazie a Dio, arriviamo con parecchio sforzo, studio e tanto volo alla fine, e c'è una serata che è molto particolare, che tutti noi ci ricordiamo, che quella si chiama Assignment Night, ovvero dove ti dicono a che linea sarai assegnato da pilota militare. E io venni assegnato all'F-104 e quindi il coronamento di quel sogno che vi dicevo prima si stava materializzando, e quindi l'emozione è grandissima. Ma non finisce qui, perché davvero siamo stati in questo senso un corso fortunato, perché siamo stati, dopo il corso di pilotaggio, siamo stati mandati a Holloman Air Force Base in New Mexico a fare il Fighter Lead-In Training, ovvero il corso per insegnarti a diventare un pilota da caccia. Lì vogliamo con i piloti dell'allora TAC, Tactical Air Command, quindi gente che all'epoca aveva fatto la guerra in Vietnam. Io ho avuto la grande fortuna di avere un istruttore che aveva più di 100 missioni in Vietnam, quindi aveva visto il volo vero militare, no? E mi ha trasferito tantissima esperienza, e quindi con un po' di fortuna, soprattutto grazie a lui, riesco a prendere il Top Gun Award, dove quindi capisco che mi piace l'aria-aria più che l'aria-suolo, cioè mi piace cercare di ingaggiare un altro velivolo in volo, ecco, e manovrare per mettermi nella posizione corretta, ecco, quindi questa per me è stato molto importante. Torniamo in Italia e passiamo velocemente da Amendola a prendere l'Aquila da pilota militare. Questo era il loro comandante delle scuole, Generale Fazzino, che ci dà l'Aquila, e quindi qui davvero l'Aquila turrita, capite bene che per un ufficiale dell'aeronautica è un traguardo fantastico e non lascia più
petto sinistro dell'uniforme fino alla fine, e parleremo poi. Presa l'Aquila da pilota militare, via subito a Grosseto, al 20° gruppo, per la transizione OCU, Operational Combustion Unit, sull'F-104. Il 20° gruppo caccia, che ancora oggi fa transizione sull'F-2000, allora la faceva sull'F-104, e qui devo dire, da un certo punto di vista, felicissimi dell'assegnazione al velivolo, ma noi americani sbattiamo fortemente il muso sul sistema italiano, dove non sempre l'aeroplano era efficiente, le radioassistenze non erano efficienti. Ricordo benissimo una missione strumentale che decollo, io avevo studiato tutto a memoria, gli istruttori del 20° erano molto bravi ma molto demanding, giustamente, anche perché la macchina lo è, quindi loro volevano essere certi che imparassimo correttamente a pilotarla. Dicevo un'uscita strumentale, quindi dico all'istruttore, ok, seleziono il TACAN di Firenze 99, Tune Identify and Monitor, si dice, no, devo sentire, chi è pilota sa bene cosa sto dicendo, e il TACAN non funziona, continua l'indicatore, io disperato dico all'istruttore, ma non funziona, e lui mi risponde in romanesco, tra l'altro era un grandissimo pilota, e allora, allora che famo? E lì mi è crollato mezzo mondo, no? Dici come che fa? No, che ne so io? Per dirvi, ovviamente la nostra italianità ci aiuta poi invece ad affrontare molte situazioni complesse in maniera dinamica, però all'inizio, venendo da un'organizzazione diversa, non è stato facilissimo. Primo volo da solo sull'F-104, che questo è un G, se chi conosce gli aeroplani lo riconosce anche dalla fin ventrale, e come tutti i primi voli da solista l'emozione è ancora completamente viva. Nel momento in cui tiri su quel carrello e sei tu e la macchina, dal mio modo di vedere il volo, è la quintessenza della realizzazione di un uomo che vuole fare il pilota, no? Sei tu la macchina e la terza dimensione. È una sensazione irripetibile, unica, che ti riempie l'animo di sensazioni veramente fantastiche. Tanto volo e poi finalmente l'assegnazione al reparto di impiego. Io vengo assegnato al 53° Stormo di Cameri, vicino a Novara, al 21° gruppo caccia. 21° gruppo caccia, che è un gruppo famosissimo, non perché è stato il mio, ma perché ha come simbolo la tigre. E i gruppi tigre, diciamo, hanno una tradizione, una storia importante. Io mi sono trovato non benissimo, quindi un gruppo di difesa aerea, quindi all'epoca facciamo mente locale, piena guerra fredda, quindi i gruppi della difesa avevano la missione di difendere il territorio dall'eventuale invasione del patto di Varsavia. Quindi ci addestravamo in questo senso, e la macchina, che è un F-104S, quindi la versione aggiornata del G, era sicuramente idonea a quella missione, ovvero a decollare su allarme, salire velocemente. L'F-104S ha tenuto il record di salita fino all'F-15 molti decenni dopo, quindi una macchina fantastica. Vi faccio un esempio: la salita operativa si fa a 0.925 di Mach, 45 gradi di muso alto, e arrivi a 37.000 piedi in pochissimi minuti, alcune decine di secondi, ecco, che anche lì sono esperienze e sensazioni uniche nel genere. Non c'è solo il volo, perché al primo volo ovviamente in aeronautica va bagnato, e quindi qui fuori dalla Tiger House, ovvero dove i piloti Tiger stavano, mi prendo la mia secchiata per il decollo sull'S, perché ovviamente ogni singolo decollo su una macchina nuova viene bagnato. Quando poi diventi più anziano il bagno è di champagne, però da tenente prendi la secchiata d'acqua gelida e stai zitto. Raggiungendo la combat readiness mi spetta anche il casco con la tigre dipinta con l'areografo sopra, come vedete questo velivolo, addirittura la coda di tigre che esce dall'abitacolo, ecco, e quindi questa gogliardia che magari a un occhio non competente può sembrare banale, invece sottende
a far crescere e consolidare lo spirito di gruppo, lo spirito di corpo, che è fondamentale se vuoi volare insieme per fare la guerra insieme, per fare la missione insieme, quindi molto importante. Tanto volo, tanto mordere l'ala, perché la difesa aerea si basa sul mutuo supporto di una coppia di velivoli e ovviamente i più giovani devono stare in ala e i leader ti insegnano a stare in ala in tutte le condizioni meteorologiche e di assetti ed è stata una curva, diciamo, di apprendimento molto, molto ripida, molto impegnativa, ma anche qui con grandissime soddisfazioni. Qui sorvolando Novara, la cupola di San Gaudenzio, e poi le valutazioni tattiche. Ecco, le valutazioni tattiche non voglio spenderci molto tempo, ma erano il modo che la NATO usava per misurare la capacità operativa di un certo reparto di volo. E si volavano anche configurazioni, ho voluto mettere particolari, questa foto perché è particolare, se notate non c'ha le tip l'aeroplano, ma c'ha i pylon e i missili. Quell'aeroplano non era fatto per volare in quella configurazione, infatti veniva soprannominata da noi piloti in un termine che non posso dire perché non è molto francese, ma era davvero complicata. Pensate che volavamo ad angoli d'attacco che erano vicinissimi a quelli del Buffett, no? Quindi era sempre un dosare quasi da certosino i comandi, davvero impegnativa, molto formativa ma impegnativa. I gruppi Tigre ogni anno si radunano e fanno quello che si chiama il Tiger Meet, il meeting dei gruppi Tigre, dove c'è tanta goliardia, tanto divertimento, ma vi assicuro tanto volo e tanto trasferimento di esperienze. Nel mio periodo gli americani e paesi del nord Europa avevano già macchine più moderne, F4, arrivavano i primi, cominciava a parlarsi di F16, no? Abbiamo fatto i Tiger Meeting contro, tra virgolette, gli F16 e noi poverini prendevamo tante botte perché ovviamente loro avevano un radar fantastico, una macchina di decenni più moderna e il 104 cominciò a far vedere i segni della sua anzianità. Tante formazioni miste, ovviamente i pattuglioni nel periodo guerra fredda avevano un senso, ecco, si potrebbe parlare di dispersione verticale, no? In caso di guerra atomica, no? Per cercare di salvare gli assetti, davvero interessante. Qui altra svolta, devo dire che la mia carriera di 44 anni nella Forza Armata è stata piena di queste sliding doors, no? Voglio dire, stai facendo una cosa e poi di colpo l'organizzazione ti chiede di farne un'altra e scopri che è una cosa bellissima, no? La vita spesso, nella mia esperienza, alle volte sembra che ti chiuda una porta e si apre un portone, no? Ecco, sono queste occasioni. Io qui vengo con un processo che è stato un po' complicato, che vi risparmio, ma vengo selezionato per provare a fare il pilota collaudatore, il pilota sperimentatore, e quindi vengo assegnato al reparto sperimentale volo e mandato nuovamente in America per fare il corso da sperimentatore. Anche qui grandissima fortuna, vengo mandato a quella che io personalmente ritengo la più importante scuola degli sperimentatori, che è la Test Pilot School dell'USAF, appunto a Edwards, California, dove in un anno io volai 35 macchine con 170 ore, quindi voglio dire, considerate che per volare una macchina devi impararti il Dash One, fare un Open and Close Book Test, no? Fare il test dei sistemi e il test delle emergenze, prima solo di sedertici, no? Voglio dire, ho dormito pochissimo, ma ho volato tantissimo, ho studiato moltissimo, quello non lo rifarei, ma il volo lo rifarei tutto domani, perché è stato veramente fantastico. E qui c'ho magari qualche aneddoto da condividere, l'F4, il core del programma all'epoca, sto parlando dell'87, veniva fatto sul Phantom 2. Gli americani, i miei colleghi americani che venivano già da F-15 e F-16 l'hanno temuto, quasi odiato, perché è un aeroplano difficile.
io mi ci sono trovato benissimo perché l'F4 è della categoria dell'F104, ha gli stessi motori ma ne ha due, è grosso, robusto e ha bisogno di quella delicatezza di pilotaggio come l'F104, quindi addirittura i check a terra si chiamano 5 dita uguale a quelle del 104. Io mi sono trovato benissimo e anche qui piccolo aneddoto, a Edwards all'epoca la manutenzione era fatta da ditte civili che venivano contrattate per dare ore di volo, no? E quindi lo scheduler della scuola a fine giornata poteva avere degli aeroplani pronti che non servivano per il curriculum e quindi li chiamava freebie, free rides, no? Sugli F4 non chiedeva neanche più, cioè Giovanni vuoi un F4? E ho fatto dei voli free, no, gratis, che ancora ricordo veramente, veramente fantastici, una macchina bellissima. Ma il mio grande amore, il mio vero grande amore a Edwards è l'F-15. L'F-15 per un pilota da caccia, per un pilota da difesa aerea dell'epoca, del 1987, era la macchina con la M maiuscola, facilissimo da pilotare, con un sistema avionico semplice ma completo e con un radar fantastico che vedeva dove noi non potevamo neanche immaginare di vedere. Ecco. Quindi l'attività che feci proprio sull'F-15 feci la parte system, ovvero di addestramento a collaudare e sperimentare i sistemi di bordo dell'aeroplano, fu veramente, mi fece davvero innamorare di questa macchina, che ha un difetto solo, è grande, è molto grande, quindi si vede da lontano, però lui fa la sua missione senza farsi vedere perché spara ben prima di essere in vista. Altro aeroplano che mi piacque moltissimo nel curriculum della TPS è stato l'A7 Corsair, che era una macchina già di una certa età, quindi no, poco più giovane dell'F104, ma una caratteristica particolare, l'USAF non acquisì la versione biposto, quindi l'unica versione era quella monoposto. Nel mio caso, quindi, e quello di molti colleghi, fu la prima volta che decollammo su un velivolo senza aver fatto il biposto, e non esisteva in simulatori allora, no, di quelle macchine. Quindi tanto studio, tanto chair flying, tanto seduti sul cockpit dell'aeroplano spento per impararci i controlli, e poi il decollo all'epoca era anche un esame dei sistemi di navigazione nella fattispecie. Faccio questo esame tesissimo, perdo 4 litri di sudore, l'istruttore esaminatore ovviamente non poteva essere a bordo ma era in chase, era su un altro A7 che mi seguiva in chase. Facciamo tutto il check ride e questo molto simpaticamente mi fa: ok Giovanni, il check ride è finito, l'hai passato, tutto bene. Ok, io grandissimo, grazie comandante, no? Cioè, torniamo a casa, facciamo l'RTB, return to base. Mi fa: no beh, se vuoi farti un pezzo di bassa quota così ti rilassi un attimino. La mia risposta è: comandante, io non c'ho carburante, no? Sono quasi al bingo. E dice: e che problema c'è? C'è il tanker, no? Andiamo a rifornire. E dico: questo è matto, no? Io il primo volo che faccio su questo aeroplano, io non ho mai rifornito né da questo né da nessun altro aeroplano. E lì ci fu la sua battuta, che poi ancora adesso quando ci sentiamo la ricordiamo, perché mi disse il famoso: ma te la senti? No? E figurarsi a un italiano se gli chiedi te la senti. E certo che me la sento. Non so come ho fatto, comunque, vabbè, sotto la sua guida ci siamo avvicinati a un KC-135 con il boom receptacle, quindi è molto più facile che con il probe and drag, ovviamente, lo voglio premettere, ma feci questo rifornimento, questa bassa quota, che ancora, non so, non ho dormito per 4 notti, ecco, è stata una cosa veramente fantastica. A Edwards facevano volare anche le mogli, però no, non volare, ma c'era una volta all'anno, per far capire alle nostre spose cosa facevano i mariti, c'era lo spouse day, e quindi mia moglie ebbe la fortuna di fare un taxi veloce fino a 100 nodi con l'F4, no? Tutta bardata, eccetera, eccetera. Fu molto simpatico, ma per dire come anche lì la scuola e il sistema aeronautiche tiene alla famiglia, no? Che è un valore molto, molto, molto importante. Altro aspetto che mi preparò a quello che poi feci da sperimentatore in servizio in aeronautica
fu l'alto angolo d'attacco. Avevamo un F-16 particolarmente strumentato e facemmo alcune... Allora l'F-16 di nuovo era appena o da poco entrato in linea operativa e facemmo questi voli ad altissimo angolo d'attacco per vedere i comportamenti, tra l'altro, di velivoli instabili, no? Nel regime del post-stallo o altissimo angolo d'attacco. Molto formativo, adesso meriterebbe una conferenza su questi tipi di voli, ma diciamo che mi diede quella preparazione che mi è servita moltissimo durante tutta la mia attività. Arriviamo alla graduation e quindi tutti belli vestiti in dinner jacket, coroniamo la fine del nostro percorso e io ebbi la fortuna, l'onore di ricevere il brevetto da sperimentatore da James Lowell, che come ricorderete è un astronauta della serie Apollo, ecco, che quindi per noi era no, Gesù bambino è sceso in terra, ecco, e ovviamente come vedete lo ricordo ancora con grande piacere. Uno sperimentatore con il brevetto torna al reparto sperimentale volo e viene impiegato come tale. Viene impiegato come tale in una serie di programmi ovviamente di interesse dell'aeronautica militare. Il compito del reparto sperimentale volo è quello di dare ai reparti operativi i mezzi nelle condizioni migliori per poter svolgere la missione, dando le indicazioni ai piloti operativi per come trarne il meglio nella massima sicurezza. Ecco, quindi capite un incarico davvero molto importante. In quell'epoca facemmo anche il cinquantenario del reparto, che ha come simbolo l'Icaro, e le 3 stelle sono 3 record che ancora oggi l'aeronautica detiene di quota di velocità su, per esempio, Agello, velocità su idrovolante, Pezzi, eccetera, e Bernardi. Ebbi la fortuna di volare davvero tanto, ho avuto la fortuna di volare tanto. Quando sono arrivato pilota sperimentatore al reparto, avevamo il velivolo Tornado che stava raggiungendo la sua maturità operativa, quindi ebbe la fortuna di fare molta sperimentazione, specialmente sulla suite di guerra elettronica, di autodifesa del velivolo, e la MX invece era in sviluppo. Qui vedete un prototipo del velivolo MX, ho avuto la fortuna di fare dei voli per la certificazione dei carichi, qui vedete il pod da ricognizione, in questa foto si vede ancora meglio, quindi velivoli completamente strumentati, con flycard, con punti da coprire durante il volo molto precisi per dare in tempo reale e in telemetria e in differita agli ingegneri i parametri per poter migliorare e mettere a punto il sistema. Di nuovo tanto volo a caselle dove veniva sviluppato l'aeroplano, in Sardegna a Decimo Mannum presso i poligoni della Sardegna, che sono fondamentali per l'addestramento e per la sperimentazione. Altro velivolo che ebbi la fortuna di partecipare allo sviluppo è il 339 FD Fully Digital, che poi divenne CD, completamente digitale nella versione ovviamente italiana, un aeroplano che ha avuto parecchio successo, che ancora oggi sta volando a Lecce per fare la fase 3 dell'addestramento, quindi prima della preoperativa per i nostri piloti. La sua digitalizzazione comportò un'attività sperimentale veramente estensiva e moderna, quindi fu davvero interessante. Ma il reparto sperimentale volo ha anche un altro incarico, quello di presentare in volo agli air show, ai saloni, tecnicamente le macchine di produzione italiana. E io ho la fortuna di presentare il G222, un velivolo da trasporto biturboelica, che non c'entra niente con i velivoli da caccia, ma ha dei comandi di volo e delle capacità che sono molto simili. Infatti noi con questo velivolo facevamo il tonnò, facevamo le sfogate. Da questo velivolo è stato poi derivato il C-27J, che oggi l'aeronautica vola e che il reparto sperimentale volo presenta e fa anche manovre over the top, quindi looping, 8 cubani, eccetera, eccetera. Voi potreste dire: a che cosa serve fare acrobazia con un velivolo da trasporto? Serve a dimostrarne la flessibilità, le caratteristiche dei comandi di volo e la capacità quindi per esempio di fare un atterraggio tattico, quindi
molto ripido per esporre il velivolo il meno possibile a attività di nemiche, per esempio di manpad o di AAA o di artiglieria antiaerea. Attività davvero, davvero interessante, che ha continuato per svariati anni fino a un altro punto per me molto importante, che è stato il decollo sull'F2000, sullo Eurofighter, che vedete tra l'altro un prototipo ancora in prime, non verniciato, macchina quindi di quarta generazione, quarta e mezza, diciamo, poi dipende dalla classifica delle generazioni, molto moderna, molto avanzata sia da un punto di vista dell'aerodinamica e quindi dei comandi di volo completamente digitali fly-by-wire che dell'avionica, quindi un salto importantissimo per la forza armata, per l'operatività e ovviamente per noi sperimentatori perché ci ha imposto una crescita davvero importante. Questo è l'atterraggio con il velivolo Chase dopo un volo e ovviamente il bagno, come vedete questa volta con lo champagne, ecco, ero già grande a sufficienza per meritarmi uno champagne. Mi piace questa foto giusto per far vedere quanto lavoro c'è alle spalle di un primo volo, di un volo sperimentale, no? E come vedete è duale il discorso, perché vedete gente della ditta e gente dell'aeronautica che insieme lavorano coralmente per dare alla difesa italiana lo strumento migliore per difendere il nostro paese, quindi molto importante, un lavoro veramente complesso, non perché l'abbia fatto io, ma perché viene fatto in squadra. Lascio con la lacrimuccia il 311 gruppo volo, che è il reparto degli sperimentatori, per andare a comandare un altro gruppo fantastico, che è il 28esimo gruppo da ricognizione armata, tra virgolette, per un motivo importante. Prima di tutto ci tengo a sottolineare che il gruppo ha come simbolo le streghe, quindi qui torniamo alla goliardia e all'araldica dell'aeronautica, un altro gruppo che tiene molto alla sua strega, che fa le fotografie, come potete vedere, e il motto che disegnò un grande pilota, un grande generale, un grande capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale Basilio Cottone, melius esse quam videri, no? Quindi ecco, meglio essere concreti piuttosto che apparire, no? Ecco, ed è importante. Ma perché per me fu davvero fondamentale? Perché il gruppo stava volando l'F-104G ancora, e io fui assegnato al gruppo perché veniva transizionato sulla MX, quindi io ero uno dei pochi piloti in aeronautica all'epoca che aveva esperienza di MX, e l'aeronautica quindi decise di mandare me a comandarlo e a transizionarlo, a guidare ovviamente la transizione sull'MX. Ebbi la fortuna quindi di trovare un gruppo maturo che aveva esperienza di F-104, quindi grandissimi piloti, eccezionali piloti, che ho avuto la fortuna e il piacere di, tra virgolette, di far vedere loro cosa faceva la MX e quali erano, diciamo, le caratteristiche e le tecniche per trarne il massimo. È stato, tra virgolette, facilissimo, stimolante, bellissimo, tanto volo, tanti aeroplani, perché l'aeroplano era nuovo, quindi c'era una grande disponibilità, un periodo davvero fantastico. Ma prima o poi tornano, dice no, il detto, e ho la fortuna di ritornare al reparto sperimentale volo, questa volta da colonnello e quindi da comandante. E quindi per 2 anni, 2002-2004, ho la fortuna, il privilegio e l'onore di comandare il reparto sperimentale volo, che è un'altra dimensione ovviamente. Fare lo sperimentatore e fare attività continua di testing eccezionale e fantastica, guidare gli sperimentatori e gli ingegneri che fanno sperimentazione è un'altra dimensione ancora, che dà, diciamo, soddisfazioni davvero importanti. Tantissime attività importanti, soprattutto di raggiungimento della piena operatività, per esempio dell'F2000, che mi diede anche la possibilità, tra virgolette, di rubare qualche volo anch'io. Ma ci tengo a ricordare un'attività che in quegli anni facemmo. In quegli anni l'aeronautica acquisì il C-130J, quindi la versione
ultima dell'epoca che ancora oggi è la spina dorsale del trasporto nella parte tattico-strategica dell'aeronautica militare, aeroplano che fu dagli Stati Uniti certificato civilmente dall'FAA, dalla Federal Aviation Administration, quindi non aveva una certificazione militare delle capacità militari. E quindi noi dovemmo fare tutta l'attività per gli avviolanci, il rifornimento in volo, per esempio gli atterraggi su piste semi-preparate. E mi ricordo, anche questo un aneddoto che può essere simpatico, che dicevamo, ma come facciamo a dimostrare che atterra su una pista non pavimentata senza mettere a rischio l'aeroplano, però prima perché non sapevamo che come sarebbe comportato. E quindi mi sono inventato con degli amici del reparto infrastrutture di mettere 40 tonnellate di ghiaino sulla pista di pratica di mare, l'abbiamo chiusa per 2 giorni e abbiamo fatto una serie di atterraggi e di decolli per vedere che non ci fossero problemi gravi, diciamo. Non ci sono stati e quindi di lì poi andammo a Viterbo, su Prato, proprio a certificare definitivamente il velivolo, no? Quindi sono quelle esperienze che ti restano legati, dove la grande squadra dell'aeronautica davvero riesce a raggiungere dei risultati importanti. Tutte le cose bellissime hanno una fine e la mia parte volativa, tra virgolette, la posso dire che finisce con questo incarico, anche se fortunatamente in aeronautica militare volano anche i generali, che penso sia una cosa molto importante e spero che continuerà negli anni per essere aderenti all'operatività della Forza Armata, ma ci sono molti incarichi che devono essere ricoperti a livello centrale per guidare la Forza Armata e per mantenerla capace di svolgere la missione. Devo dire che il volo mi è mancato in maniera fisica, ho avuto crisi di astinenza reale, ecco, no? Il volo quotidiano, perché poi si fa attività di mantenimento, le famose 6 ore per chi conosce il sistema, che poi per gli sperimentatori normalmente sono un po' di più, grazie alla vicinanza di Roma a Pratica di Mare, ecco, quindi vi permette di scappare dall'ufficio e di andare a fare un voletto. Però garantisco ai più giovani che magari mi ascoltano che io personalmente mi sono divertito e mi sono appagato e professionalmente sono cresciuto tantissimo negli incarichi che la Forza Armata mi ha fatto fare a livello centrale. Vi faccio un esempio, purtroppo non in tuta da volo ma in giacca e cravatta ho contribuito alla selezione e all'acquisizione di un aeroplano che allora era sperimentale, che oggi è il KIW, il Combat Airborne Early Warning, che è il velivolo radar aereo portato, che oggi per esempio sta difendendo e monitorizzando il fianco est della NATO in Polonia. È stato mandato immediatamente dopo la crisi dei droni russi, eccetera, eccetera. Ecco, per dirvi come da lontano arrivano programmi così complessi dell'aeronautica militare, ci vuole soprattutto un ufficiale del ruolo d'arma, un pilota, spesso uno sperimentatore per i programmi nuovi. Altro punto che per me è stato importantissimo, ho avuto la fortuna di comandare il 3° reparto pianificazione dello strumento aerospaziale in un momento cruciale per la Forza Armata, perché l'ho comandato dal 2009 al 2012 e nel 2011, come ricorderete, abbiamo avuto la guerra di Libia. Qui sono a bordo della George W. Bush nel Mediterraneo per cercare di coordinare le missioni della US Navy con le missioni nostre. Se ricorderete, quella guerra fu voluta da Sarkozy, adesso non voglio raccontare la storia politica che c'è dietro quell'intervento, però fu da un punto di vista della gestione particolarmente complessa e lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ebbe un ruolo importante e io, la piccola tesserina del puzzle, cercai di fare il mio e fui esposto anche a importanti esperienze personali, ecco questo. Di qui un altro salto, altra sliding door. Mi chiama il capo di SMA e mi dice Giovanni, ho deciso di mandarti negli Stati Uniti a fare l'addetto per la difesa e quindi metto i cordellini, per chi è del mestiere sa, ovvero vedete quei cordellini dorati che significano che rappresenti qualcuno, e in questo caso rappresenti il capo di Stato Maggiore della Difesa e il ministro in un paese straniero.
Ovviamente capite bene che l'America è l'America, l'ambasciata italiana a Washington è la più grossa ambasciata che il paese ha, l'esposizione è stata veramente importante, sono cresciuto tantissimo, ho imparato moltissimo, anche perché ho avuto questa piccola difficoltà di essere accreditato anche in Canada e in Messico. Quindi dicevo sempre che dovessi solo coprire il territorio di responsabilità, dovrei stare in volo continuamente, ecco, per girarla tutto. Questa mi piace farla vedere perché Mike Flynn, che era il capo della Defense Intelligence Agency, da cui dipendevano gli addetti per la difesa, è quel Mike Flynn che diventò anche consigliere militare del presidente degli Stati Uniti e fu anche molto discusso. Io quello non lo so dire, vi posso dire un grande soldato, un grande comandante, davvero è stata una grande esperienza. La mia esperienza lì finisce con una bella cosa, la Legion of Merit degli Stati Uniti, che porto sul petto con grande, grande onore, ecco, mi fu dato dall'ambasciatore americano in Italia al mio rientro. Tornando dagli Stati Uniti, pensavo di tornare a Roma, come spesso succede quando un militare pensa, l'organizzazione vede bene di fargli una sorpresa, infatti mi mandano in quel di Ferrara. A Ferrara, dove l'aeronautica ha l'allora comando delle operazioni aeree, oggi comando delle operazioni aerospaziali, che ha il compito precipuo della difesa aerea, ovvero gestisce la rete di scoperta radar e la capacità di comando e controllo che sottende alla difesa aerea e prepara tra l'altro anche gli organi di comando e controllo di missioni a livello nazionale e NATO. Quindi per me è un'esperienza veramente bella, importante, formativa, dove ho imparato tantissimo dai colleghi che erano magari più esperti di me nel settore e ho potuto però mettere a frutto l'esperienza, soprattutto quella americana, quella del terzo reparto, ecco, per cercare di raggiungere una maturità che oggi penso il nostro comando abbia a livello mondiale. Basti pensare al fatto che l'aeronautica militare fa polizia aerea, air policing, nelle repubbliche baltiche, su tutto il fianco est dell'alleanza, e ci chiamano continuamente perché sanno che la nostra capacità è molto elevata. Non finisce qui, torno in quel di Roma e metto la terza stella e l'aeronautica militare mi chiede di fare il comandante logistico, ovvero di avere la responsabilità di quasi 13.000 uomini e donne che preparano logisticamente e sostengono l'operatività di tutta la forza armata. Io dicevo sempre che sul mio tavolo avevo dei dossier che andavano dai calzini dell'uniforme al JSF, no? Passando per le infrastrutture, per il commissariato, per la medicina aerospaziale, per i reparti di manutenzione, eccetera, eccetera. Quindi un'esposizione davvero grande, poco sonno, tanto lavoro, collaboratori fantastici con cui penso abbiamo affrontato anche momenti molto complessi, come per esempio la pandemia del Covid, che ha rischiato di avere impatti importanti sull'operatività della Forza Armata, e il fatto che l'aeronautica militare sia riuscita a non avere impatti, ma a garantire la difesa aerea, a garantire le missioni fondamentali e a proteggere il proprio personale, perché abbiamo avuto davvero numeri minimali di decessi e soprattutto anche di contagi. Quindi voglio dire, ne siamo davvero soddisfatti. Un team fantastico, la logistica, mi fa piacere dirlo per tutti i logistici, è un pilastro fondamentale dell'operatività. Napoleone ci cadde, Hitler ci cadde, possiamo dalla storia impararlo, ma se non abbiamo una logistica di base e oggi una logistica di proiezione per portare il potere aereo dove serve, non andiamo da nessuna parte. Quindi qualsiasi organizzazione seria deve investire fortemente in questo senso. Questa potrebbe essere triste, ma io la vedo invece bene. In aeronautica mutuiamo un termine inglese, chiamiamo il fini flight,
l'ultimo volo militare, no? Un pilota militare a un certo punto deve fare quello che viene nominato dopo per scaramanzia, ma questo è stato l'ultimo. No? Quando lo fai è il penultimo, no? Vuol dire, ma io sono sempre stato, devo dire, coccolato dal reparto sperimentale volo, da quando facevo il pilota sperimentatore, quando l'ho comandato, a tutta la mia carriera, perché la famiglia dell'aeronautica è grande e unita, quella degli sperimentatori, tra virgolette, è un sottoinsieme ancora più unito, e quindi mi hanno fatto fare l'ultimo volo sull'F2000 con una formazione mista, con un 339, un 346, abbiamo fatto attività quasi sperimentale vera, ovviamente gli sperimentatori hanno avuto compassione del vecchio pilota che stava lasciando, no scherzo ovviamente, siamo passati a salutare i cadetti che facevano la selezione a Latina, no? Mi ha veramente quasi commosso e mi piace condividere con voi un punto che davvero mi ha commosso perché all'atterraggio, ovviamente come potete capire le mani vanno da sole, ma la mente, ogni azione che facevo, c'era una vocina che mi diceva sai che questa è l'ultima volta che la fai, no? Vuol dire, quindi un po' cresce una grossa emozione. All'atterraggio sapevo che sarebbe stata l'ultima volta di idle, manette stop, no? E sapevo che avrei trovato qualcuno ad accogliere. E così ho trovato tutti gli sperimentatori in servizio al reparto schierati, ma non solo, tutti i presidenti dei sottufficiali del comando logistico. E questo ci tengo molto a dirlo. I sottufficiali sono una categoria fondamentale per l'aeronautica militare e abbiamo lavorato negli ultimi anni molto per dar loro la giusta posizione, la giusta seniority, la giusta leadership verso i giovani sottufficiali che fanno un'attività, ripeto, importantissima per la Forza Armata, e vedere che loro hanno voluto dedicarmi il loro rispetto, il loro riconoscimento è stato davvero un coronamento di uno sforzo che è durato anni per portarli a quel livello. Cambio di comando e lascio la Forza Armata il 23 settembre del 2021, 44 anni esatti dopo quel primo giorno a Pozzuoli di cui abbiamo parlato prima, e ho avuto il privilegio dal mio grande amico e il mio pingue Alberto Rosso, perché è del Corso Urano, che non solo mi ha salutato, mi ha appuntato una medaglia d'argento al valore aeronautico per quanto abbiamo fatto come comando logistico nel Covid, ecco, quindi è stato davvero, davvero importante. A quel punto uno dice vai a casa, con calma metti la divisa sul servo muto, no? E poi ne parliamo e cominci a divertirti, a andare in giro. Per fortuna, non lo so se è una fortuna o no, comunque diciamo la vita mi ha portato invece a un altro step, infatti pochissimi mesi dopo il capo che era diventato nuovo, che è il generale Luca Goretti, come vedete in foto, mi chiama e dice Giovanni, abbiamo pensato una cosa, perché non fai il direttore del Centro Studi Militari Aerospaziali, la think tank dell'aeronautica militare? Inizialmente era ma, ma io sono, no, adesso no, devo fare le mie cose. E poi devo dirvi che in questi anni anche questa è stata un'avventura fantastica. Ho imparato tantissimo, ho conosciuto gente fenomenale, ho un team di volontari pro bono che sono una forza della natura con i quali stiamo cercando di portare la competenza nel dominio aerospaziale a tutti coloro che ne hanno bisogno, agli stakeholder, ai giovani, ecco, al territorio, alle università, alle industrie. Un'esperienza davvero bellissima per dimostrare, ecco, questo lo dico ai più giovani, come non finisce mai, è davvero un'avventura fantastica. Però non voglio togliere che ho altri impegni, ho 3 nipoti che mia figlia mi ha dato, un altro figlio tra l'altro in America che si è appena sposato e quindi ho anche una nuova nuora, ma mia figlia con mio genero mi hanno dato queste 3 gioie infinite che mi tengono anche adeguatamente impegnato, ma è molto piacevole. E poi c'è la mia bicicletta che in questo territorio fantastico dell'Alto Lazio, diciamo, mi fa tenere, tra virgolette, in forma, ecco, mettiamola così. Se siete d'accordo con me, io la chiuderei, spero di non avervi tediato troppo, ma tornerei al primo paradigma.
gestire, muoversi nella terza dimensione non è un lavoro, è una meravigliosa avventura. L'uomo non è nato per essere padrone della terza dimensione, la tecnologia ci ha permesso di farlo e il farlo a difesa del nostro paese e a servizio della nostra Italia è una cosa davvero fantastica che auguro a tutti i giovani che ci stanno ascoltando. Grazie e buona serata.